aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. Paolo Bonoli sa verissimo. Sonia Bruganelli, mi avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro. E lei. Sì, Trans Gloria Mundi, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, il conduttore si è raccontato evitando di parlare del rapporto con la ex moglie. Ebbene sì, alla fine Paolo Bonolis non ha parlato di Sonia Bruganelli. Di Bruganelli, battuta pronta, ironia come arte, i tempi televisivi perfetti, ma d'altronde non ci possiamo aspettare nulla dal conduttore Paolo Bonolis che si è raccontato nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia, molto riservato, non ha mai molto amato parlare della sua vita privata e anche questa volta si è sbottonato con il contagocce. Cominciata l'intervista, la conduttrice gli ha mostrato una carrellata di immagini, da quelle dell'infanzia ad alcune con il padre. I miei genitori si sono trasferiti a Roma perché i nazisti bombardavano tutto, tranne San Pietro. Andavamo a nascondersi sotto il colonnato dei Bernini. Si sono conosciuti da piccoli. Dal loro amore sono nato io, ha rivelato Bonolis. Subito dopo sul LED wall dello studio è apparso una sua foto insieme all'ex moglie Sonia Bruganelli. Questo sono io e l'altra Sonia, questo è quanto, il commento del conduttore. Ma come va? Avete trovato un equilibrio? La replica di Toffanin. Ah già, me l'avevi detto che qui avremmo parlato di Avanti un altro, ha ironizzato lui, forse riferendosi al nuovo compagno di Bruganelli, Angelo Madonia. Lei, che carina questa battuta, così funziona, che ti devo fa? Sic transit gloria mundi, così va la gloria del mondo, ha grissato Bonolis. Il divorzio con Bruganelli fa ancora rumore e recentemente Selvaggia Lucarelli ha ricostruito i passaggi che hanno portato alla separazione della coppia sulla sua newsletter. Liquidato l'argomento amoroso, Bonolis ha raccontato un divertente aneddoto della sua carriera. Nel 2000 dovevo fare una prima serata in diretta con Mike Bongiorno per i 20 anni di Canale 5. Finite le prove gli dissi che sarei andato a casa con i miei e sarei tornato per la diretta. Lui mi rispose che se ci fosse stato bisogno mi avrebbe chiamato. Una sera, mentre ero tavola per cena con mamma e papà, è squillato il telefono. Papà ha alzato la cornetta e si è sentito dire: "Sono Mike, buongiorno". Ha replicato: "Ma va", e ha messo giù. Nel corso dell'intervista a Bonolis è stato mostrato un post che lui stesso aveva pubblicato su Instagram sull'importanza della famiglia. La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle significato, le scelte degli adulti sono una cosa, ma questo legame genitoriale e questo amore per loro anche oggi, ogni giorno ci vede uniti. Il testo a corredo dell'immagine il testo a corredo dell'immagine. Nella mia ottica di vita ci sono delle priorità, che sono i figli e la famiglia, entrambi vanno perseverati, data qualunque circostanza e avversità. Credo molto in quello che la famiglia non deve disperdere. Le famiglie possono cambiare, mutare, bisogna accettare la trasformazione, ma senza ledere i diritti di chi ti sta intorno, ha tenuto evidenziato il conduttore. Infine, spazio anche a parlare di Avanti un altro, programma che Bonolis conduce da 2011 e che partirà domani con una nuova stagione. Alla trasmissione con il presentatore romano lavora Luca Laurenti. Sono 35 anni che vivo con lui, professionalmente parlando. Ci troviamo bene perché siamo diversi ed entrambi accogliamo la diversità dell'altro con entusiasmo e spontaneità. La chimica non è nata subito, ma pian piano si è rafforzata, ha dichiarato Bonolis. E ancora, Luca è profondamente intelligente, ma vive altrove, in un'altra dimensione. Per lavoro mi raggiunge, ma il suo smarrimento crea un'imprevedibilità che mi piace molto, ha concluso. Che dire, è stato molto interessante ed iscrivetevi al mio canale. Scusate se in questi giorni non avete visto video di gossip, ma sono al SIGEP, stamattina ho visto la fiera del SIGEP, avete visto dei brevi video io in cui mostro la fiera, usciranno
Nel corso di questa giornata o anche domani, finché non ritorno a casa e spero che avrò di nuovo la connessione internet, ritorneranno i video di gossip. Non temere, Newspage aveva bisogno, non mi volevo fermare per forza perché ho avuto problemi di linea, è saltata la connessione e tutto, ma Newspage ritornerà più forte di prima. Avevo proprio bisogno di questi 2 giorni di staccare, riprendermi, ricaricare le batterie. Iscrivetevi e ci vedremo presto.